Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la prima metà di giugno. Vi ricordo che sono previsioni generiche fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e nel caso vogliate contattarmi trovate anche la mia mail. Bene. Mostrami tendenze generali per la prima parte di giugno 2022 per l'Ariete. Grazie. Wow. La morte. Amici dell'Ariete, periodo di rinascita, periodo di cambiamento, periodo di trasformazione. Magari per qualcuno si tratta di tagliare con qualche cosa del passato, si tratta di lasciare indietro vecchie abitudini che magari non servono più. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Questi sono troppi. Di che cosa si tratta questa morte? Allora, partiamo con il Sole. Quindi la carta del Sole è una bella carta in sé, è una carta che parla di crescita, è una carta che parla di amicizie, è una carta che potrebbe anche parlare di quello che è il bambino interiore, quindi vedendo che comunque qui avete la morte, mi può far pensare al fatto che qualcuno stia rinascendo proprio da dentro, che ci sia quello che è una trasformazione interiore del proprio sé. Continuiamo con un 6 di spade al contrario. Il 6 di spade al contrario mi dice che da un lato vorreste muovervi, vorreste spostarvi, vorreste magari applicare questo tipo di trasformazione interna anche al vostro esterno, ok? Però in qualche modo questo tipo di cambiamento, di spostamento ancora non si sta facendo. Si è girata una regina di coppe e qui probabilmente sento che c'è la necessità con, guardate, regina di coppe e re di coppe. Sento che c'è la necessità con questa carta del sole, e quindi parlando di guarigione del bambino interiore, di entrare maggiormente in contatto con il proprio lato emotivo. E qui parlo di tutti i sentimenti, cioè in un certo senso c'è qualcuno che ha bisogno di imparare a riconoscere quali sono le emozioni che prova, ok? Si tratta di quello che è un 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 percorso verso la maturità emotiva. Ma in effetti tutto quello che vedo qui con questo bambino interiore, con la morte, c'è un lato di voi che fate fatica a lasciare indietro, ma che avete bisogno di lasciare indietro per riuscire a raggiungere questo tipo di emotività. Guardate, la torre, il giudizio, wow! Finiamo bellissimamente. È un 9 di pentacoli. La torre mi dice che qualche cosa verrà lasciato indietro, assolutamente c'è questa trasformazione della morte. La torre parla di un crollo dell'ego ed è qui che poi arriverà quello che è la vostra maturità emotiva, okay, avete il giudizio, c'è la chiamata spirituale, c'è l'evoluzione, c'è quello che è il fare il salto in avanti per la propria indipendenza. La propria indipendenza sia emotiva, che era quello che stavamo guardando qui, sia da un punto di vista concreto, materiale, il fatto di poter affrontare delle scelte senza dover dipendere da nessuno. Il 9 di pentacoli è l'arcano minore degli amanti della morte, stavo dicendo. La morte ce l'avete qua. Quindi, se è vero che la torre parla di quello che è il buttare giù quello che è l'ego, quindi le paure, le credenze, le barriere difensive fondamentalmente che si sono create durante l'età infantile, qui si tratta proprio di fare un lavoro sull'amor proprio e qui vedo proprio quello che è un risveglio spirituale in questo senso, una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. Wow, ma che bello!
Non so se avete già visto, ho pubblicato le previsioni per l'estate e devo dire che nella maggioranza dei segni zodiacali sono molto molto belle, quindi andatele a vedere. Andiamo a vedere nello specifico di spiegare tutte queste carte, così magari riesco a essere più specifica. Spiegatemi il sole per piacere, grazie. Ok. Ah, un'altra volta 6 di spade al contrario. 10 di bastoni al contrario e 6 di spade al contrario. Sì, ripeto, qui si fa fatica a lasciarsi indietro qualche... Il 6 di spade normalmente fa riferimento alle credenze limitanti che ci sono state inculcate da bambini. Fa anche riferimento a quelli che sono i problemi relazionali, se vogliamo, con la madre. Quello che la madre ha... mm, ci ha inserito, volontariamente o meno, come credenza limitante, okay, c'è qualche cosa qui che bisogna lasciarsi indietro, qualche aspettativa di qualche madre che magari non è una madre, fisica, cioè nel senso magari non è più qui con voi, ma comunque avete questo modo di pensare dentro di voi. O magari è una madre che fisicamente è ancora qui, però, che in realtà non si intromette più di tanto nella vostra vita. Il punto è che è quella vocina nella vostra testa, io sento. Andiamo a vedere. Okay, regina di spade al contrario e il matto al contrario. Sì, non ci si muove perché manca quella chiarezza scusate, non è il matto, è il 2 di pentacoli. Quella chiarezza, di pensieri e di nuovo anche qui non c'è l'equilibrio con il 2 di pentacoli al contrario, manca la chiarezza mentale. Sì, sento che qualcuno sta per certi versi, uhm, cercando di fare un lavoro di pulizia, diciamo. Infatti è per questo che qui vedevo questo bisogno, questa necessità di arrivare alla maturità emotiva. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 10 di pentacoli al contrario. Il mazzo ce l'ho girato giusto, ve lo giuro. Ok. Allora, 10 di pentacoli al contrario e un altro 10 di spade al contrario. Sì, io lo sento molto legato alla famiglia comunque, perché di nuovo il 10 di pentacoli è una carta che mi parla di famiglia. Può essere che qualcuno qui abbia subito un tradimento, abbia subito un torto. Avete di nuovo il 10 di spade che comunque è l'arcano minore della morte. Quindi c'è qualche tipo di sofferenza qui. Qualche tipo che probabilmente qualcuno non ha elaborato, potrebbe essere inerente alla madre o a un componente familiare, anche a una sorella, visto che comunque abbiamo una regina di spade qui. Andiamo a vedere questo re di coppe per piacere, grazie. È uscito un'altra volta il re di coppe, mi sembra giusto. 5 di bastoni, re di coppe e asso di denari. È come se ci fosse allora potrebbe essere una lotta interiore nei confronti di voi stessi, proprio per tutto quello che abbiamo visto qui, nel cominciare un nuovo percorso di vita, no, vi ricordo che la morte si parla proprio di quello, di rinascita, di cambiamento, di qualcosa di nuovo. E sento che voi per certi versi siete combattuti, fate un po' di fatica a capire anche forse che cosa lasciare indietro, che cosa non vi serve più, come giostrarvi in tutto quello che è questa situazione. Sento che ehm, qualcuno qui è in questa situazione perché si sta occupando di una mamma o di un genitore che non sta bene. Quindi è per quello che probabilmente c'è bisogno di lasciarsi indietro determinate responsabilità e determinati pesi. Probabilmente la cosa sta diventando vi sta assorbendo un po' troppe energie, c'è bisogno di lasciare andare qualche cosa, sento. Andiamo a vedere la torre. Fante di bastoni, 6 di coppe al contrario. Wow! Fante di bastoni fa riferimento
cioè, lo sento molto in linea come personaggio con quello che è la torre, perché comunque la torre parla di caduta dell'ego e, il fante di bastoni fa riferimento a un atteggiamento egoistico, egoico, e il 6 di coppe al contrario mi fa pensare che ci sia un qualche cosa a livello karmico che deve essere qui risolto, mh? E parlo di karma anche perché c'è il giudizio, quindi e c'è anche il 2 di pentacoli che, se ci fate caso, ha, questo segno dell'infinito che fa proprio riferimento a quelli che sono i cicli continui, infiniti, come quello che è il karma, che poi non è infinito, però parla di cicli. Andiamo a vedere il giudizio, per piacere. Anche l'asso di denari che avete qui, in un certo modo, parla di inizi di cicli nuovi. La luna e il 9 di pentacoli. Oh wow! Sì, la luna fa riferimento o a delle proiezioni o a delle paure che probabilmente tornano indietro dal passato. Anche il giudizio è una carta che fa riferimento al passato e poi, ripeto, abbiamo un 9 di pentacoli che, come vi ho già anticipato prima, parla di amor proprio, parla di indipendenza, sia da un punto di vista materiale ma anche emotivo. Andiamo a vedere l'ultimo 9 di pentacoli, abbiamo un 4 di pentacoli e il 3 di spade. Sì, io credo che qui qualcuno si tenga ben stretta o voglia tenersi ben stretta o capirà come tenersi ben stretta la propria indipendenza, sia economica sia da un punto di vista proprio pratico, diciamo, okay? Allora, se dovesse essere una stesa di lavoro per voi, sento che c'è un grosso periodo di cambiamento. Abbiamo questo sole, si parte con una forte energia di propulsione in avanti. C'è il bisogno di staccarsi probabilmente da, qualche gruppo, ma potrebbe essere che non si è ancora abbastanza, forti, diciamo così, da farcela da soli, una cosa del genere, no, però comunque qui arriva poi la torre, c'è un qualche tipo di avvenimento per giustizia divina, perché la torre è sempre qualche cosa che arriva inaspettatamente e il giudizio è una chiamata appunto di tipo divino. Potrebbe anche essere, guardate, qualcuno che si fa vivo, dopo tanto tempo, okay, potrebbe essere questo fante di bastoni che magari si fa vivo dopo tanto tempo, che potrebbe essere un collega, un collaboratore, un dipendente. Se vibrasse come una stesa di lavoro potrebbe essere la persona di interesse, che vi è come se vi illuminasse questa telefonata, questa chiamata in un certo senso. Vedo che c'è la torre, qualche cosa si interrompe qui, qualche certezza che avevate crollerà fondamentalmente, ma per darvi la possibilità di aprire gli occhi, di buttare giù le proiezioni, di amarvi di più, okay, e sento che ve ne renderete conto e quindi ci sarà quello che è un forte attaccamento alla vostra indipendenza, a quello che è, come vi dicevo prima, il vostro amor proprio, perché comunque voi un 3 di spade qui ce l'avete e giustamente, avendo poi anche la morte, il 10 di spade qui, c'è ancora questa, non la sento tanto che sarà una sofferenza, è più una paura, okay, è più una paura la sofferenza. Però in realtà, sento che qui comunque c'è questo risveglio spirituale di cui parla, il giudizio. Se qui si faceva fatica a capire che cosa lasciarsi indietro, magari all'inizio del periodo, all'inizio di giugno così, si comincia a dire: "No, okay, ho bisogno di respirare, ho bisogno di star meglio, devo riuscire ad uscire da questa situazione." Sento che comunque, appunto, ci sarà quello che poi è questo tipo di evoluzione, di processo di trasformazione di cui ci parla la morte, ma proprio a livello emotivo ci sarà, come dire, una crescita a livello anche sento spirituale. Cioè, quando arriva il giudizio perché, il giudizio parla di risveglio spirituale, cosa vuol dire? Ci si risveglia da una realtà, ci si rende conto magari di alcune dinamiche che prima non si vedeva e arriva come una doccia fredda, nel senso che è un pum, aprire gli occhi di colpo. Ah sì? Ecco perché è stato così. Io proietto questo, ho questo tipo di paura, ho questo tipo di sofferenza. Come lo posso elaborare? Come posso entrare in contatto con questa emozione per cambiare tipo di reazione?
Wow, periodo di forti cambiamenti, giugno. Andremo poi a vedere la prossima settimana le previsioni per la prima metà di giugno per quello che riguarda i movimenti affettivi. Però mi sembra che a livello generale si parli proprio di quello che è una vostra crescita, ci sarà proprio un cambio a livello profondo di voi stessi. Wow. Andiamo a vedere con Osho, conscio e inconscio. Andiamo a vedere che cosa vi dicono. Io intanto ci tengo a ringraziare le persone che supportano il canale con i like, con le iscrizioni, con i commenti, con le condivisioni, quindi grazie a tutti quanti. Ricordo anche che se volete prenotare una consulenza con me, potete trovare l'email con la quale contattarmi sotto nella descrizione. Aprite la tendina e nella descrizione ci sono scritte varie cose, tra cui anche la mia mail. Bene, andiamo a vedere per gli amici dell'Ariete che consigli ha da darvi Osho. Vediamo un po' cosa si vede e cosa non si vede. Ancora una per piacere. Allora, innanzitutto vi dico che la prima carta che si eccola qua. Wow! Maturità, che è di nuovo un 9 di pentacoli, cioè ce l'avete 3 volte. Abbondanza, maturità, amor proprio. Io qui sento che veramente questa morte porterà quello che è una trasformazione. Vi staccherete in qualche modo da quello che è qualche cosa del passato, ok? Potrebbe essere inerente alla madre, potrebbe essere una vecchia azienda, potrebbe essere delle credenze limitanti inerenti a un qualche tipo di situazione che stavate vivendo. I tempi sono maturi per staccarsi, per andare. Avete la torre che comunque io sento che arriva verso, se vogliamo, la metà di giugno, fine giugno, diciamo così. E i tempi sono maturi per andare per la vostra strada, ok? Per percorrere quello che è il vostro cammino. Siete completamente indipendenti e poi avete fioritura, cioè ma che carte potevano venirmi di meglio? Fioritura è una regina di denari, è l'abbondanza, è la prosperità, è la sicurezza di sé. Sono due bellissime carte, amici dell'Ariete. Periodo di grandi cambiamenti, devo dire. Sono molto contenta per voi. Voglio ancora darvi un messaggino da parte delle fate, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Per gli amici dell'Ariete, per piacere, grazie, ancora un consiglio. Musica e brilla da dentro. Ah, che belle! Allora, musica. Qui fa riferimento al fatto che dovete fare attenzione alle parole delle canzoni che ascoltate. In realtà io direi anche alle parole che ascoltate in generale, non essenzialmente in una canzone, anche se fosse una poesia, anche se leggete un libro. Oggi straparlo. Mi faccio prendere dall'entusiasmo. Quindi sì. E parla anche di quello che è, la musica in senso come suono a livello di vibrazione, quindi anche la parola in un certo senso è vibrazione, emana vibrazione. Però ecco, fa anche riferimento, e qui lo rivedo un pochettino perché c'è la luna, a quello che la musica può portare in quanto ai ricordi, okay, quindi magari a qualcuno sentire determinate parole fa venire in mente un certo tipo di musica, anche in questo senso può essere vista. E poi abbiamo il brilla da dentro, maturità, fioritura ed è siamo lì, okay? Quindi, la carta dice: "È tempo di brillare, è tempo di autoaccettazione e di rivelare la vostra più reale bellezza".
Stesa bellissima, amici dell'Ariete, spero che in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!